Cominciamo dalle basi. Qual è la missione del Museo Storico e come è cambiata dopo la riapertura avvenuta 10 anni fa? Il Museo Alfa Romeo nasce quando ancora non esisteva il collezionismo d'auto. La sua costruzione viene decisa addirittura nel 1956. Dall'epoca e per 40 anni è stato un grandissimo biglietto da visita. Dentro al museo si raccontava l'Alfa Romeo ai business partner, ai giornalisti, a volte alle scuole, ai club. Nel 2015 si è voluto inaugurare un nuovo museo per arrivare a un pubblico ancora più ampio e far percepire quelli che sono i valori del marchio Alfa Romeo, quindi la sua storia, la bellezza, la velocità. Quindi il primo scopo del museo è quello di raccontare quello che è l'Alfa Romeo, ma poi ci sono 3 livelli diversi di accesso. Uno è il museo, uno sono i depositi, la collezione, e poi l'altro è l'archivio, per cui si cerca di soddisfare tutte le richieste che sono divise per livello, perché non tutti vogliono avere lo stesso livello di approfondimento. Giusto, andremo a scoprire l'archivio dopo. In un mondo pieno di musei e collezioni private, cosa rende ancora speciale questo museo, il Museo Storico Alfa Romeo? Non è il museo a essere speciale, è il fatto che il museo rispecchia il brand, è il brand a essere speciale, è il brand che ha una sua storia, dei suoi valori e soprattutto che è un brand inclusivo, cioè non lascia fuori nessuno. Dentro al museo si incontrano i top collectors che hanno vetture d'anteguerra che oggi valgono milioni, che stanno insieme e parlano con collezionisti di youngtimer o semplici proprietari. La capacità che ha Alfa Romeo di unire la passione è un valore che per un brand è fondamentale. Il museo vuole far vivere quel tipo di atteggiamento. A me piace pensare che il Museo Storico non è solo una collezione di macchine, ma comunque un patrimonio che in un modo appartiene a tutti gli alfisti. Come la vivi tu questa situazione? Questa tua responsabilità, diciamo, di curatore di questo patrimonio, di questa collezione? Non ho mai cercato di curare un'esposizione di auto o di un deposito o di un oggetto statico. Al contrario, ho sempre pensato che il museo debba vivere, che non vuol dire che si scambino le macchine, perché alcune non si possono togliere e sostituire, sono delle pietre miliari. Ma al contrario bisogna far sì che queste auto parlino, raccontino, vivano, e questo lo facciamo attraverso una serie di attività, di continui aggiornamenti, ampliamenti e soprattutto un calendario di eventi, conferenze e opportunità di approfondimento che backstage, che non vanno solo nei confronti degli appassionati, ma al contrario cerchiamo di dare anche dei modi di visita diversi anche a pubblici diversi. Apriamo la sera a luci spente, in cui visiti con la torcia, apriamo durante i cofani aperti, quindi con tutte le vetture aperte, e tante altre attività. Sono tutti modi per far scoprire degli oggetti che vanno visti da tanti punti di vista, perché sono molto complessi e molto affascinanti. Sì, perché c'è tanto da scoprire, veramente. La collezione del Museo Storico non ospita necessariamente tutte le Alfa prodotte, anche se io la considero comunque la collezione della casa madre, no? La collezione casa madre di tutte le altre collezioni. Nonostante ciò, cosa costituisce il nucleo centrale della vostra collezione? Quando Luigi Fusi è stato incaricato di mettere insieme il primo nucleo di museo, il suo incarico non era quello di raccogliere tutto, ma era quello di creare una ricostruzione visuale della storia e dei valori del marchio. Quindi lui si è impegnato all'epoca per cercare di toccare quelli che sono stati i punti narrativi importanti per raccontare che cos'è l'Alfa Romeo. E oggi tra l'altro continuiamo a fare la stessa cosa, cerchiamo una sintesi che racconti che cos'è l'Alfa Romeo. Però poi ci sono invece degli oggetti che hanno un valore intrinseco, perché sono degli oggetti unici e preziosissimi. Noi abbiamo la prima Alfa, la 24HP, abbiamo la P2 che ha vinto il campionato del mondo, abbiamo le Alfette, abbiamo l'8C 2009 Le Mans, abbiamo il prototipo della 33 stradale, molti dei prototipi e concept che non hanno mai visto la luce. Io penso che il cuore della collezione del museo sia questo, cioè la capacità di avere almeno qualcosa che racconti tutti gli aspetti e che lo faccia attraverso degli oggetti unici. Tra tutte le macchine del museo, c'è forse qualche Alfa che è un po' sottovalutata dagli alfisti? C'è qualche macchina che invece dovrebbe essere guardata con più attenzione? Beh, allora, per il museo ogni vettura è un capitolo di storia, quindi è importante. E negli ultimi anni si sono rivalutate anche alcune vetture che
in passato erano quasi delle barzellette. Pensiamo all'Arna, quando abbiamo fatto un backstage sull'Arna avevamo tantissimo pubblico e tantissima passione. Però comunque nella storia ci sono alcune vetture di cui si parla meno e ironicamente sono le prime. Si parla poco delle primissime Alfa degli anni 10, si parla poco delle vetture degli anni 20 e 30 che non erano sportive, ma che comunque avevano il loro mercato e le loro eccellenze. Ecco, penso che sia dovere di un museo raccontare che l'Alfa Romeo non è solo corsa e passione, ma c'è stato tanto altro dietro che ha fatto vivere un'industria. Tu sei nella fortunata posizione di goderti queste bellezze, questi gioielli ogni giorno. C'è comunque qualche macchina in particolare che ti colpisce tuttora, anche se sei abituato a vederla? Sarebbe impossibile fare il lavoro che faccio senza essere profondamente appassionato, senza essere un alfista. E quindi, come tutti gli alfisti, lego l'inizio almeno della mia passione a qualche cosa di particolare che magari era importante per me bambino, sì. E per me quella vettura resta comunque sempre la Giulia GT in tutte le sue forme, che sia una Junior, che sia una GTA, ma quella vettura è per me il primo ricordo da alfista, il primo sogno da alfista e tuttora un po' mi fermo sempre a guardare. Perché è così che è cominciata per te la storia d'amore con l'Alfa? È incominciata così ed è un pezzo di cuore, per cui anche se ho la fortuna di poter ammirare i grandi capolavori di tutte le epoche, di tutte le fattezze, però poi l'occhio dell'innamorato torna sempre lì. Bello. Secondo te, cosa può spingere qualcuno a cominciare a collezionare proprio delle Alfa? Il suo design, il suo bagaglio tecnologico, il spirito della milanesità? Qual è di preciso la cosa più importante per un collezionista che riguarda l'Alfa? Per molti collezionisti inizia la passione dai ricordi personali, però in realtà c'è tutto un mondo del collezionismo che riconosce il grandissimo prestigio che l'Alfa Romeo ha avuto e soprattutto una certa capacità di essere coerente con se stessa. Alfa Romeo è sempre stata la protagonista di ogni epoca, ha saputo interpretare i grandi cambiamenti del mercato, della tecnologia, della società, non solo sopravvivendo, ma diventando ogni volta protagonista e sempre alla maniera di Alfa Romeo. Questo è difficile da spiegare, ma è un valore che le persone appassionate e colte sentono, riconoscono e li spingono a collezionare l'Alfa Romeo. Hai visto il museo influenzare collezioni private, magari nella ricerca storica di un restauro, magari nella ricerca di un prototipo, magari nel provare di rispettare l'autenticità di una macchina? Noi come museo abbiamo la regola di non suggerire mai di usare una delle vetture del museo come punto di riferimento per un restauro, proprio perché, come dicevo prima, era stata una ricostruzione visuale e non sempre fedele, cioè il museo racconta anche come è cambiato il mondo del collezionismo. Però certamente il museo non è solo l'esposizione, c'è poi l'archivio, c'è la collezione e c'è in generale un rapporto con i collezionisti con cui ci si confronta e a volte si scoprono anche dei modi diversi e nuovi e più corretti di fare le cose. Allora, forse non nelle macchine stesse, ma comunque nell'archivio che avete, lì potete approfondire e avere le prove di come sono state le cose, come sono state costruite e così via. Esattamente, l'archivio è una fonte di informazioni preziosissima e è anche interessante vedere che sempre di più i collezionisti si rendono conto di come sia importante fare una ricerca corretta dal punto di vista del collezionismo. Oggi il restauro non è più solo una questione di capacità manuali, anche grandi capacità manuali, diventa anche una questione di ricerca storica, di ricerca tecnica, insomma si parte dalla carta e poi si arriva all'automobile. E in questo il museo ricopre un ruolo di primo piano. Come è nata questa parte del museo storico? Come è nato l'archivio stesso? L'archivio nasce più o meno come nasce il museo, cioè alla fine della seconda guerra mondiale si incominciano a recuperare cose che sono in azienda, a volte sono automobili, a volte sono ricambi, ma a volte sono anche documenti. Una volta messi insieme si incarica Gonzalo Álvarez García di pensare a un archivio e lì nasce l'archivio che si sviluppa negli anni
come sempre con alcuni alti in cui c'è molta attenzione e alcuni momenti in cui c'è meno attenzione, per cui bisogna sopravvivere. In questi anni a volte vengono fatte delle opere di catalogazione, a volte invece no, per cui tutte le catalogazioni rispecchiano le loro epoche. Ne abbiamo fatte a mano, ne abbiamo su audiocassette caricate a dati, ne abbiamo su floppy disk, ne abbiamo scritte a macchina. Tutto questo mondo è stata la base di partenza per la ristrutturazione dell'archivio, che è partita insieme alla ricostruzione del museo nel 2015. In questo caso abbiamo costruito un ambiente nuovo, perché nel frattempo l'archivio è quintuplicato come superficie, che avesse questo ambiente tutte le caratteristiche di sicurezza, di antincendio, eccetera. Abbiamo creato un nuovo sistema di procedure per far sì che tutto l'archivio venga utilizzato nel modo migliore, che ne garantisca che tutto resti in ordine, la sopravvivenza nel futuro, e poi abbiamo fatto un lavoro di ricatalogazione di tutto quanto, che non buttasse via quello che era stato fatto negli anni precedenti, ma che lo approfondisse e lo sfruttasse. Questo è un lavoro che è durato 8 anni e nel 2024 finalmente siamo stati pronti a presentare questo archivio come finito, anche se in realtà un archivio non è mai finito, perché si continua ad approfondire, si continua a migliorare la ricerca e molto spesso si acquisiscono nuovi materiali che continuano a far crescere questo cuore del Museo Alfa Romeo. Appunto, arrivano tuttora oggi i materiali delle fabbriche, no? Della produzione attuale? O Sì. quello che succede quando un modello va fuori produzione? Allora, all'interno dell'azienda ci sono tutta una serie di reti di rapporti con i vari dipartimenti, in modo che i materiali poi vengano portati in archivio. Molto spesso invece ci sono alcune riorganizzazioni dell'azienda che portano dei reparti a chiudere e quindi i loro archivi vengono portati qui. Altre volte sono le persone che magari quando vanno in pensione pensano che una parte dei loro documenti personali siano importanti e li donano al museo. Come molti anche dopo dall'esterno, parlo di ex dipendenti o persone o collezionisti, decidono di donare all'archivio le loro collezioni di documenti in modo che possano essere valorizzate, catalogate e poi usate per promuovere la storia dell'Alfa Romeo. E questa per noi è una parte fondamentale. Per noi le donazioni vengono messe in priorità 1. Quando noi riceviamo una donazione non la mettiamo in uno scatolone, ma subito la cataloghiamo, restituiamo la catalogazione al donatore e se possibile facciamo anche un evento per promuovere questa donazione. Le persone pensano che qui i documenti trovino vita e non che passino solo da un deposito a un altro. Giusto, ed è così, sì, giusto. Che bello, non lo sapevo che pure gli alfisti semplici, le persone che hanno lavorato qua, possono comunque contribuire ed è un bel dono, no? Per sapere che gli alfisti possono comunque contribuire, possono dare qualcosa indietro alla casa madre, oltre ai documenti del portello, della rese, di Pomigliano d'Arco. È bello sapere che viene tutto riunito qua nell'archivio. Sì, quello del rapporto con il nostro pubblico è un rapporto a due direzioni. Noi cerchiamo di dare molto al nostro pubblico, ma cerchiamo anche di acquisire molte delle storie che arrivano da fuori, perché un'azienda così grande e con una storia così lunga non può pensare di aver raccolto tutto, sì. Altrimenti avremo un archivio grande come la Lombardia. Sì. L'archivio è per forza una selezione. A volte questa selezione è stata casuale, perché alcune cose si sono salvate e altre no. Riuscire a tappare alcuni buchi e a completare alcune storie è una parte fondamentale e accettiamo l'aiuto di tutti. L'archivio storico è un tesoro meno conosciuto del Museo Storico Alfa Romeo. Ci sono qua i documenti interni, ci sono le comunicazioni originali, ci sono i blueprint delle macchine. Che tipo di storie, che tipo di ricerche emergono da questo vostro tesoro? Beh, al centro documentazione ci sono documenti di tutti i tipi che partono da prima della nascita dell'Alfa, ancora con la storia della Darracq, e arrivano ai giorni nostri. Si parla di automobili da tutti i punti di vista, da quello tecnico, quello commerciale, quello della comunicazione.
dalle foto, le campagne pubblicitarie, i video, ma si parla anche dell'azienda, anzi si parla soprattutto dell'azienda. L'Alfa Romeo ha 115 anni e in questi 115 anni sono successe tante cose, a volte legate al prodotto, a volte legate invece all'azienda vera e propria. Per esempio abbiamo tutte le documentazioni e le corrispondenze durante la seconda guerra mondiale, in cui l'Alfa praticamente non produceva automobili ma stava crescendo molto come azienda. Per cui è questa l'interfaccia non solo per gli appassionati d'auto o per i collezionisti, ma anche per molti storici che vogliono fare ricerche su argomenti che non sempre sono solo dell'Alfa Romeo. E in questo il centro documentazione è un punto di partenza, non è un punto solo di arrivo, e ogni anno rispondiamo a circa 10.000 richieste, quindi è un'interfaccia verso l'esterno attiva quanto il museo stesso. Vedi l'archivio come un strumento storico o comunque come un strumento che tuttora influenza gli alfisti, i giornalisti anche oggi? L'archivio è tutto fuorché un archivio storico, o meglio è storico perché raccoglie i documenti che hanno più di 100 anni e cerca di raccoglierli tutti, ma al contrario è il cuore del museo, sono le fondamenta e anche in un certo senso del marchio Alfa Romeo. Un museo senza un archivio sarebbe solo un'esposizione di automobili, anche belle, anche ben tenute, ma senza tutte le storie che sono dietro di loro e che loro possono raccontare. E questo è fondamentale nel rapporto con l'esterno, come dicevamo prima, i collezionisti, gli appassionati che danno molto e chiedono molto, ma anche nei rapporti dell'azienda, perché l'Alfa Romeo è un marchio che non può fare a meno della propria storia e quindi l'archivio serve anche da riferimento per tutto quello che si fa, da fonte di ispirazione, e quindi quello che noi abbiamo con il marchio Alfa Romeo non è un rapporto regolare che si basa su una riunione alla settimana. È un rapporto simbiotico, cioè lavoriamo con i WhatsApp, siamo in contatto costante, perché proprio siamo una parte del mondo Alfa Romeo e questo deriva dalla nostra capacità come archivio di trovare le informazioni, di trovare le storie, di raccontarle, di metterle insieme. E questo è possibile solo quando un archivio è ben catalogato ed è possibile trovare l'informazione che si sta cercando. Appunto, come è successo con uno dei ultimi modelli, no, dell'Alfa Romeo, la 33 stradale, che ha preso tutte le informazioni di qua, che ha preso la fonte come lo facciamo pure noi, ha preso tutto quello che gli serviva da voi, dall'archivio storico. Sì, certo, noi lavoriamo con i colleghi del prodotto, del brand, proprio per fare in modo che ci sia sempre il giusto supporto da parte della storia dell'Alfa Romeo. A volte serve un'immagine o un documento in particolare, un fatto, e qui è possibile trovarlo, quasi sempre. A volte invece serve un'atmosfera, un'ispirazione, e quello è qualcosa di un po' più complesso, ma che deve sempre essere basato su dei documenti, su dei fatti, perché la leggenda, la storia non deve mai prendere il sopravvento sulla realtà dei fatti. Appunto, è sempre veritiero tutto quello che avete qua, tutto quello che avete da presentare al pubblico. Una delle prime procedure che abbiamo voluto mettere nella ristrutturazione del museo è dire che nessuna informazione, neanche la più ovvia, deve essere data se non c'è un documento di riferimento. Se mi chiedi quando nasce l'Alfa, tutti sappiamo che è nata il 24 giugno del 1910, ma anche in quel caso io voglio avere il documento che lo prova. Il cosiddetto fact-checking. Esattamente, sempre qua. E questo è fondamentale per un archivio perché Sì. se si va a memoria a volte si possono commettere degli errori e a volte ci si può ricordare male, invece il documento è sempre alla base di tutto. Da Arese a Giappone, alla California, in tutto il mondo, Alfa Romeo ha un culto internazionale. Cosa significa per te accogliere alfisti da tutto il mondo qua, su questi terreni sacri? Lo scambio con le persone è sempre un arricchimento, si conoscono storie, si conoscono particolari, si conoscono anche automobili, vicende che è interessante scoprire, per cui non è un accogliere, è un incontrare, sono due cose diverse. Penso che ci sia una grande collaborazione tra il museo e il mondo dei collezionisti. Ci sono delle particolarità o delle differenze nel modo in cui gli alfisti di ogni paese manifestano il loro amore per Alfa Romeo?
Sì, ci sono molte differenze culturali che influenzano anche il modo in cui l'Alfa Romeo viene vista. Sappiamo che all'estero quasi tutte le Alfa Romeo sono rosse, mentre storicamente in Italia si sono sempre vendute bianche o grigie. Questo è solo un sintomo, quasi una curiosità, però è bello vedere come effettivamente l'Alfa Romeo venga vista in modo diverso a seconda del punto di vista e della persona che la pensa, che la vuole o che se ne appassiona. L'Alfa Romeo è tante cose e non tutti vedono le stesse. Come vedi l'evoluzione del museo in futuro? Più digitale, più interattivo? Ci sono qualche piani che magari ci potresti dire del futuro del museo? Dove va? Allora, da quando abbiamo riaperto nel 2015, periodicamente abbiamo presentato delle novità, prima la collezione, poi l'archivio, poi alcune rassegne di eventi. Oggi stiamo lavorando su un'attività che possa valorizzare un altro aspetto dell'Alfa Romeo, che è quello dei motori. Ne abbiamo un'ottima collezione, sarebbe bello lavorarci su, perché è una materia di intenditori, non tutti sono appassionati ai motori, ma il pubblico del museo si sta polarizzando, cioè ci sono degli appassionati sempre più appassionati e poi un pubblico, per fortuna, che invece vuole scoprire, e stiamo lavorando su entrambe le direzioni. Cosa pensi si porta a casa ogni visitatore dopo aver varcato i cancelli della casa spirituale di Alfa Romeo? Se il visitatore è un appassionato, si porta a casa un'immersione in quella che è la sua passione e magari qualcosa che nemmeno lui sapeva e che non pensava di vedere. Invece quando il visitatore viene qui per caso, perché è un accompagnatore di qualcuno o perché capita senza avere una grande esperienza alfista, arriva a casa con la sorpresa positiva di aver scoperto una storia affascinante, bella, costellata di belli oggetti, ma soprattutto di grandi personaggi. Che bello, è così che portiamo anche noi via oggi. Grazie. Grazie a te per essere venuto.